Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare questo punto, il punto a buccia di limone. È un punto che rimane leggermente in rilievo, quindi non è liscio al tatto. Questo per via dell'alternanza di due punti, il punto basso e il punto alto. Questi due punti andranno poi eseguiti in alternanza per tutto il lavoro. Quindi questo punto è adatto anche ai principianti, perché appunto, come ho già detto, andremo ad alternare solo ed esclusivamente il punto alto e il punto basso e poi naturalmente le catenelle iniziali. È un punto reversibile, cioè è uguale sia in una faccia che nell'altra, quindi può essere adatto davvero per qualsiasi tipo di progetto. Prima di proseguire ti ricordo, anche se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale, così ogni volta che pubblico ti arriva una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Io mi sono già portata avanti col lavoro, ho avviato una catenella a pari, nel mio caso ho fatto 26 catenelle. E poi ho fatto un giro di maglie basse per facilitarmi il lavoro e anche queste sono 26 maglie basse. Adesso andiamo ad iniziare con il punto, quindi vado a fare una catenella per girare il lavoro, giro e qui nella prima maglia faccio una maglia bassa, mi metto bene a fuoco, ecco. Nella maglia successiva vado a fare una maglia alta, di nuovo una maglia bassa e nella successiva una maglia alta, una maglia bassa, una maglia alta. Proseguo in questo modo per tutto il giro, quindi alterno una maglia alta a una maglia bassa. Ne ho fatto una maglia alta, adesso vado a fare la maglia bassa, una maglia alta, di nuovo una maglia bassa, una maglia alta, maglia bassa, maglia alta. Finisco di fare il giro e vi faccio vedere come risulta poi alla fine. Mi mancano gli ultimi due punti e vado a fare nel penultimo una maglia bassa e nell'ultimo una maglia alta. E ho concluso così il mio primo giro. Adesso vado a fare il mio secondo giro, che risulta praticamente uguale al primo, però dobbiamo invertire i punti, diciamo. Adesso vi spiego meglio. Facciamo la catenella per girare il lavoro. Qui nell'ultimo punto io ho finito con una maglia alta, quindi come per il giro precedente inizio con una maglia bassa perché al di sotto c'è una maglia alta. Se qui ci fosse stata una maglia bassa io avrei iniziato con una maglia alta, ok? Quindi anche se voi avviate un numero dispari di maglie non succede niente, l'importante è che andate ad alternare i punti, quindi qui maglia alta e nel secondo giro lavoro una maglia bassa. Nel primo giro c'era una maglia bassa, io vado a lavorare una maglia alta. Di nuovo sotto la maglia alta io lavoro la maglia bassa, qui c'è una maglia bassa, io lavoro una maglia alta, quindi vado ad alternare nuovamente una maglia bassa ad una maglia alta per tutto il giro. Maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta. Ho finito anche questo giro come il giro precedente, quindi una maglia bassa e una maglia alta finale, e questo è il risultato con il secondo giro. Adesso andiamo a ripetere questi due giri per tutto il lavoro.
Questo è il punto una volta fatti diversi giri. Guardate che carino, a me piace molto, rimane molto delicato però ed effetto. Adesso io andrò a concludere il mio campione con un giro di maglie basse, perché qui ho ugualmente iniziato con un giro di maglie basse, quindi sia all'inizio che alla fine vado a fare un giro di maglie basse. Quindi faccio una catenella e lavoro le maglie tranquillamente a maglie basse. Siamo arrivati al termine di questo tutorial. Come vi avevo detto all'inizio, questo punto è reversibile, cioè va bene sia da un lato che dall'altro, perché risulterà identico su tutte e due le facce. Spero che andrete a riutilizzare questo punto. Quando lo andrete a riutilizzare, taggatemi così io posso vedere i vostri lavori e ricondividerli. E nel mentre ci vediamo nel prossimo tutorial.